Ciao amici e amiche del segno del leone, benvenuti, io sono Angela e questo è Exotaric World ed è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 15 al 29 luglio, dove troveremo la luna piena in acquario. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o lo avete già fatto. E adesso partiamo con la lettura. Innanzitutto andiamo ad accendere la nostra luna. Vediamo che cosa aspettarci in questo periodo che ci accompagnerà proprio verso la luna piena in acquario. È un periodo di indipendenza emotiva, di ispirazione creativa, anche voglia di cambiamento, è un momento perfetto per pianificare progetti a lungo termine e aprirsi alla fantasia, all'immaginazione, all'innovazione e alle idee originali che ci possono essere molto utili, soprattutto per possibili collaborazioni e anche con diciamo conoscenze che possono essere nuove e anche con le persone diverse dal solito. Di contro dobbiamo fare attenzione ad alcuni blocchi, tipo quello razionale, blocco della spontaneità, rigidità mentale, distacco, isolamento, freddezza emotiva e un po' di tensione, soprattutto perché la routine in questo periodo, la solita routine, può diventare un po' pesante da gestire. E adesso andiamo a vedere il vostro primo oracolo. Il primo quarto parla di un momento, di una fase di sospensione, dove l'equilibrio può essere abbastanza precario e quindi ci può essere proprio l'esigenza di fare un cambiamento e qui dobbiamo valutarlo perché possiamo fare un cambio di direzione oppure è un momento importante per cercare o rinnovare la nostra motivazione a continuare in alcune circostanze oppure abbiamo bisogno semplicemente di aumentare la concentrazione, di mantenere la concentrazione e rimanere sul pezzo, su qualcosa nello specifico, oppure verificare le nostre sfide, la nostra stessa volontà. Stiamo facendo qualcosa dove abbiamo dubbi, perplessità, può essere il lavoro, può essere anche una frequentazione, eccetera. Quindi di qualsiasi cosa si tratti effettivamente arriva una fase di blocco di sospensione proprio per aiutarci a capire se veramente dobbiamo continuare a fare una determinata cosa e quindi verificare se è il caso di continuare o di fare qualche cambiamento o di adattarci, forse anche di lasciare andare. Questo dipende, lo potete considerare magari e valutare voi. Il secondo passo arriva dalla metamorfosi, abbiamo parlato anche di possibile cambiamento e trasformazione, soprattutto di quelle che ci fanno sentire in trappola. Ecco, questa è la trasformazione e il cambiamento che è richiesto a livello proprio profondo. Non basta una distrazione, non basta aspettare, tergiversare, insomma, valutare in questo modo, cioè andando a sottovalutare. Ci sta chiedendo proprio di attivare questo cambiamento, soprattutto come vi dicevo in una fase di incertezza, di debolezza, di avversità, perché sono proprio queste cose che ci aiutano a diventare più saggi, però a volte la saggezza, la consapevolezza, il sapere che cosa dobbiamo fare deve essere anche accompagnato dall'azione stessa. Quindi effettivamente questa carta ci sta chiedendo di attuare questa trasformazione, di farlo in questo periodo proprio per cercare e trovare libertà, indipendenza e voglia di cambiamento. E fiore di luna ci fa capire che se attuiamo questa trasformazione possiamo subito passare a una fase di crescita, di fioritura, soprattutto personale, di intraprendere una nuova impresa,
qualche novità da cogliere, possiamo appunto anche cercare di fare qualcosa per noi stessi, magari ampliare le nostre abilità, le nostre conoscenze, un qualcosa che ci fa sentire maggior sicuri. Quindi vuol dire che arriva una sfida importante e che dobbiamo in qualche modo, se vogliamo, coglierla per ottenere maggior benessere. Qui si tratta soprattutto in noi stessi, per noi stessi e anche per alcuni obiettivi anche a livello pratico. E adesso procediamo con l'oracolo dello sciamano. Vediamo quali altri suggerimenti arrivano. Partiamo con lo stregone. In questo caso è una carta che va a sottolineare in un certo senso quello che già ci siamo detti, perché indica la capacità di trasformare. Che cosa? Nel bene o nel male può essere una ferita, può essere la nostra azione, la creatività, sapere che noi siamo artefici della nostra vita, della nostra realtà. E allora quindi questo è il momento giusto per dare vita a nuovi pensieri, nuovi progetti, anche relazioni, di lasciare andare ciò che non ci serve più, ciò che non ci nutre più e soprattutto non ci fa stare bene. Ecco che abbiamo la possibilità di accogliere il cambiamento. Cosa fare effettivamente? Cercare di separare le emozioni dalle illusioni e allo stesso tempo però di unire, cioè gli aspetti di noi stessi con i desideri. Quindi in realtà non basta immaginare, non basta aver consapevolezza, come vi dicevo, ma il potere si attiva con l'azione. Quindi questo è il momento giusto proprio per agire. E poi troviamo l'aquila. Agire con una visione ben chiara. Si parla di nuovi inizi, di quadro di insieme e quindi questi nuovi inizi possono essere favoriti nell'osservare i dettagli, di fare chiarezza, di allontanare il più possibile gli ostacoli, ma accogliere solo le opportunità. Quindi quell'opportunità di guardare le cose in prospettiva, di scegliere la libertà, di stabilire le priorità, cercare di capire la propria missione. Basta scuse, qui abbiamo proprio delle informazioni importantissime sull'azione, sul avere degli obiettivi chiari e comunque di muoverci. E poi troviamo l'ultimo messaggio, il cacciatore. E questa parla di intuito, di determinazione, parla anche di movimento, andando a seguire le tracce, di prendere solo ciò che è necessario, di utilizzare le proprie capacità. È come se l'universo vi stesse dicendo che voi avete tutto a vostra disposizione, dovete solo seguire l'intuito, ascoltare voi stessi, un po' meno gli altri, seguire quella bussola interiore, di non cedere all'ambizione sfrenata, ma invece di cedere a quello che desiderate veramente e quello che vi serve veramente in questo momento, in questo periodo. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e il settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna, ciao!